questo video che ho pubblicato 2 settimane fa ho proposto un fascicolo ufficiale del nostro Ministero della Difesa dove, attraverso lo studio delle neuroscienze, neurorobotica e quant'altro, si profilava l'idea secondo cui il cervello sarà il campo di battaglia del futuro, la guerra cognitiva, vi ricordate? Abbiamo esplorato questo fascicolo in modo molto dettagliato e vi ho fatto notare che tutte le maggiori superpotenze del pianeta stanno finanziando progetti chiamati Brain che sarebbero in grado di sbalordire anche lo scrittore di fantascienza più ferrato. Ebbene signori, oggi ho deciso di approfondire, anche grazie alla mail di un utente, e mi sono concentrato sul DARPA. Le cose da dire sono tantissime e cercherò di fare del mio meglio. Non avete idea, letteralmente, di che cosa stanno sviluppando. Dire che sono rimasto allibito è dire poco. In questo video, registrato il 25 settembre 2018, il dottor James Giordano parla ai cadetti e ai docenti dell'Accademia Militare degli Stati Uniti del cervello umano e del futuro della guerra. Chi è questa persona? Giordano è a capo del programma di studi di neuroetica presso la Georgetown University. Il prof Giordano è attualmente presidente del programma Brain del governo e membro nominato dal Comitato Consultivo sulle Neuroscienze per il Pentagono. Spiega che la storia recente ha visto progressi sostanziali nelle neuroscienze e nelle neurotecnologie ed è quasi certo che questi progressi avranno un impatto sulle guerre che verranno combattute in futuro. In molti modi il cervello potrebbe persino, spiegano, diventare parte del campo di battaglia. Questo evento è stato ospitato dal Modern War Institute, una vera e propria accademia militare dove sono state anticipate alcune tecnologie fuori di testa. Chiaro? Fuori di testa. Una fra tante, ha spiegato Giordano, è quella che vede protagonista delle particelle in grado di uccidere a distanza obiettivi selezionati. Dove ci porteranno le neuroscienze? Spiega che non esiste limite a ciò che possono fare. Arrivati alla piena comprensione delle neuroscienze utilizzate insieme alle nanotecnologie e alla neurorobotica, non esistono limiti. E fra poco vi leggerò delle cose dal sito ufficiale del DARPA in merito ai loro progetti Brain che mi hanno letteralmente disturbato. Chiaro? Cosa abbiamo imparato da questo video epico? E in che cosa consisterà questo approfondimento? La natura della guerra sta cambiando. Sono finiti i giorni in cui si combattevano guerre per acquisire terre o per mantenerle. La guerra moderna implicherà un cocktail molto pericoloso, signori, pericolosissimo, di nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia dell'informazione e scienze cognitive. Questa è solo una parte della sorpresa totale, poiché l'obiettivo nel futuro campo di battaglia sarà il cervello del nemico. Hai capito bene? Avete capito bene? La guerra cognitiva è una realtà che viene finanziata ogni anno a suon di miliardi da tutte, e dico tutte, le principali superpotenze mondiali. L'obiettivo primario in futuro sarà quello di manipolare il cervello e indurre il nemico a pensare, agire e comportarsi nel modo in cui vogliamo. Stanno studiando le neuroscienze, le stanno applicando alle neurotecnologie e alle nanotecnologie per, letteralmente, rendere possibile il controllo mentale wireless. E se pensi che io stia estrapolando dal contesto il contenuto di questi studi per fare il content, ti consiglio, non dico niente, ti consiglio semplicemente di seguire questo video fino alla fine. Le neuroscienze sono uno dei campi in più rapido progresso della medicina. L'obiettivo in questo ambito di studio è quello di concentrarsi sulla struttura e sulla funzione del sistema nervoso, compresi il cervello e il midollo spinale. Negli ultimi decenni gli scienziati hanno cercato di comprendere il cervello e studiare come funziona a livello cellulare, molecolare e di sistema, e la maggior parte di questi avanzamenti tecnologici e scientifici vengono immediatamente impiegati a scopo bellico. I ricercatori stanno dando forma ad un nuovo tipo di combattimento completamente nuovo chiamato guerra cognitiva. Questo c'è scritto su documenti ufficiali. Il loro obiettivo principale è quello di trovare modi per hackerare o sfruttare le vulnerabilità del cervello umano attraverso un sofisticato processo chiamato ingegneria sociale. L'obiettivo è quello di cambiare il senso di sé, come pensate e quando agite. Ebbene, se sei scettico devi sapere che questi non sono i deliri di Jimmy, il complottista della farmacia sotto casa,
ma veri e propri progetti scientifici portati avanti dalle agenzie di intelligence più all'avanguardia del pianeta. Per esempio, la NATO ha classificato pubblicamente questo nuovo tipo di combattimento come guerra cognitiva. La mente è l'attore predominante in questa guerra cognitiva che cerca di trovare nuovi modi per danneggiare il cervello del nemico. Una versione 10.0 dell'MK Ultra. La guerra cognitiva è stata classificata come il 6° livello di guerra. Gli altri 5 sono il dominio terrestre, aereo, marittimo, spaziale e informatico. Il 6°, cari signori, è quello cognitivo. Il suo obiettivo è seminare dissonanza, istigare narrazioni contrastanti, polarizzare le opinioni e radicalizzare i gruppi umani, esattamente come è stato fatto negli ultimi anni a scopo medico, creando 2 pensieri distinti nella popolazione mondiale che spesso entravano in contrapposizione. I programmi Brain delle superpotenze sono fondamentalmente mirati a creare veri e propri super soldati. Lo abbiamo imparato nero su bianco nel fascicolo del Ministero, dove nel paragrafo intitolato Potenziali applicazioni militari si parlava delle neuroscienze e di come riusciranno a potenziare o degradare, a seconda dei casi, le capacità delle forze militari. Attenzione, incidendo sulla performance fisica, cognitiva, emotiva o comportamentale. Ecco, performance fisica, capito? Super soldati. Sarebbero potenzialmente in grado di creare dei super soldati in un mix fra guerra cognitiva, neuroscienze, neurorobotica e nanotecnologie. Qui siamo sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Sanità del Governo americano, sito governativo, dove viene presentato il progetto di cui vi parlo, che riporta il nome di Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. E se noi clicchiamo su per saperne di più, ci si apre tutta la descrizione del programma dal sito ufficiale, i presunti scopi, da chi è gestito, eccetera. Ci spiega che è amministrato da vari istituti accademici e federali, attenzione, federali, e infatti se clicchiamo sui 10 membri, cari signori, voilà, ci si apre la lista e di conseguenza dal sito ufficiale ci rendiamo conto che in mezzo, guarda caso, c'è il DARPA. E che cosa ci fa il DARPA? Se è una semplice ricerca sul cervello a scopo medico, perché ovviamente loro sono gli angioletti che salveranno il mondo, se è una semplice ricerca a scopo medico, perché c'è di mezzo il DARPA? Se te lo stai chiedendo, il DARPA è letteralmente, signori, da definizione, l'agenzia incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, capito? Nuove tecnologie per uso militare. E allora, perché figura nella lista degli appaltatori federali per quanto riguarda i programmi Brain? Semplice. Perché la principale applicazione dei nuovi sviluppi delle neuroscienze verrà implicata direttamente a scopo bellico in quella che ormai abbiamo studiato, in quella che viene chiamata guerra cognitiva per creare dei super soldati. E tra l'altro non è da poco questa cosa, vorrei farmi notare che il principale studioso mondiale per quanto riguarda la guerra cognitiva, il dottor Giordano, guarda che caso, no? È difatti membro del DARPA. Guarda come si chiude perfettamente il cerchio. Roba assurda del tipo, perché direte no, Omega per favore arriva al succo. No, ci arrivo, abbiate pazienza. Roba assurda del tipo corpi che si rigenerano da soli come nei film. Esatto, hai capito bene, si parla proprio di questo. Dal sito ufficiale del DARPA, accessibile a tutti, possiamo apprendere molte informazioni in merito ai loro progetti Brain e vi prego di ascoltare con molta attenzione questa parte del video. Non avete davvero idea. Il programma ELECT-RX mira ad aiutare il corpo umano a guarire se stesso, attenzione, attraverso la neuromodulazione delle funzioni degli organi utilizzando dispositivi ultraminiaturizzati approssimativamente delle dimensioni delle singole fibre nervose, che potrebbero essere erogati tramite un'iniezione minimamente invasiva. Capito? Che potrebbero essere erogati tramite un'iniezione minimamente invasiva.
e sotto ad ogni descrizione e sottoprogetto ti allega i lavori scientifici e gli articoli del DARPA in merito ad ogni sottoprogetto. Qui per esempio ci sono 3 articoli approfonditi per quanto riguarda il progetto ELECT-RX. Gli sforzi internazionali integrati nell'ambito del programma ELECT-RX combinano la mappatura dei circuiti neurali e lo sviluppo di nuove interfacce bioelettriche. E il DARPA scrive che nella fase 1 di questo progetto si occuperanno dello sviluppo preliminare di nuove tecnologie neurali, attenzione, neurali e di biointerfaccia minimamente invasive con livelli di precisione, targeting e scala senza precedenti. Quindi roba piccolissima, chiaro? Un programma che ha lo scopo, un programma che mira ad aiutare il corpo umano a guarire se stesso attraverso la neuromodulazione delle funzioni degli organi, utilizzando dispositivi ultra miniaturizzati, approssimativamente delle dimensioni delle singole fibre nervose, che potrebbero essere erogati tramite un'iniezione minimamente invasiva. Ora, siccome la guerra cognitiva, e addirittura a questa pagina, signori, ci siamo arrivati attraverso il sito ufficiale dei progetti brain militari del governo, quali potrebbero essere le applicazioni militari di una roba del genere? Iniezione minimamente invasiva che ti impianta dispositivi, testualmente, ultra miniaturizzati delle dimensioni delle singole fibre nervose. Si parla comunque di tecnologie neurali, chiaro? C'è scritto nero su bianco. Ecco, siccome tutto questo, come abbiamo ampiamente visto, viene fatto principalmente a scopo militare, per l'appunto il DARPA si occupa di questo. Se da una parte avrai la capacità di guarire istantaneamente i soldati sul campo di battaglia, come può essere impiegato invece questo metodo, questa tecnologia, questa scienza per danneggiare gli altri? Ci sarebbero tantissimi modi diversi per farlo. Qui di seguito ti spiega quali sono i team di ricerca, le università e i gruppi governativi che stanno sviluppando la fase 1 del progetto ELECT-RX del DARPA. E si leggono vari think tank di studi, varie università, vari laboratori, eccetera. L'altro progetto del DARPA, sempre associato alla guerra cognitiva, al mondo delle neuroscienze e della neurorobotica, è il progetto chiamato NESD, che mira a creare un'interfaccia cervello-computer, cervello-macchina per lo scambio diretto di informazioni. Hai capito bene? Sì, hai capito bene. Dal sito ufficiale leggiamo che il programma mira a sviluppare un'interfaccia neurale impiantabile in grado di fornire una risoluzione del segnale e una larghezza di banda di trasferimento dati senza precedenti tra il cervello e il mondo digitale. Hai capito? Tra il cervello e il mondo digitale. Controllare dispositivi, computer, armi e quant'altro con il cervello grazie a veri e propri impianti neurali. Questa è realtà, attenzione. Interfaccia neurale impiantabile in grado di fornire una risoluzione del segnale e una larghezza di banda di trasferimento dati senza precedenti tra il cervello e il mondo digitale. Capito che abominio? Ci siamo, signori, è tutto vero. E qui ti propone i diversi studi e ti parla dei progetti in atto. Attenzione, questi sono tutti progetti in atto e finanziati, a parte uno nella lista che è stato archiviato. I restanti sono tutti progetti in atto. Si chiama Ingegneria Neurale e Sistemi di Design, ok? Questo NESD. E c'è scritto nero su bianco che il DARPA ha assegnato contratti a 5 organizzazioni di ricerca e a una società che supporteranno il programma. Brown University, Università della Columbia, vari laboratori e quant'altro, cercando di creare un'interfaccia cervello-macchina che anche in questo caso verrà usata a scopo bellico nel contesto della guerra cognitiva, con l'obiettivo dichiarato, testualmente dal sito, di sviluppare un sistema impiantabile in grado di fornire una comunicazione di precisione fra il cervello e il mondo digitale. Una tale interfaccia convertirebbe la segnalazione elettrochimica utilizzata dai neuroni del cervello in sistema binario che costituisce il linguaggio della tecnologia dell'informazione e lo farebbe su una scala molto più ampia di quanto sia attualmente possibile. Progetto N3
del DARPA, signori, e qui veramente, che si occupa di creare interfacce cervello-macchina invece indossabili, non chirurgiche, per i membri del servizio militare, c'è scritto nero su bianco, che permettano di controllare con il pensiero, hai capito bene, sciami di veicoli aerei senza pilota e sistemi d'arma, ok? Tutti i link ai siti ufficiali e ai documenti verranno condivisi a fine video sul mio canale Telegram, come sempre. Viene scritto nello studio che queste interfacce indossabili potrebbero in definitiva consentire diverse applicazioni di sicurezza nazionale come il controllo di sistemi di difesa informatici attivi e sciami di veicoli aerei senza pilota, o la collaborazione con sistemi informatici per il multitasking durante missioni complesse. Il DARPA si sta preparando per un futuro in cui una combinazione di sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e operazioni informatiche potrebbero causare conflitti su tempi troppo brevi perché gli esseri umani possano gestirli efficacemente con la sola tecnologia attuale. Quindi ecco cosa intende Giordano quando dice che il cervello sarà il prossimo campo di battaglia, signori. Interfacce cervello-macchina indossabili, come dei caschetti, chiaro? In grado di controllare la tecnologia bellica delle superpotenze. Questi studi sono una realtà assoluta. Poche volte mi sentite dire questa è una realtà assoluta. Bene, questi studi sono una realtà assoluta. Creare e impiantare finti ricordi, programma utile per il recupero della memoria. Si chiama, signori, esiste, si chiama RAM Program e mira testualmente a sviluppare e testare un dispositivo medico con interfaccia neurale wireless completamente impiantabile che faciliterebbe testualmente la formazione di nuovi ricordi. Capito, signori? Si parla di guerra cognitiva e di ingegneria sociale, no? Ecco fatto che il cerchio si chiude definitivamente. Che potere avresti se fossi in grado di creare finti ricordi nell'avversario? Fuori di testa, no? Eppure è la verità dei fatti. Lo studio si occupa della ricerca letteralmente di un impianto, di una protesi per la memoria umana. Potrebbe essere benissimo utilizzato per aiutare i pazienti affetti da Alzheimer, ma il DARPA sta sviluppando però delle armi e quindi se prima usciranno in ambito militare, in ambito sociale queste tecnologie le vedremo fra 70 anni, chiaro? E per ultimo, ma non per importanza, anzi, hanno programmi attivi per aumentare la capacità sinaptica del cervello e fornire un boost alla capacità cognitiva dell'individuo. Il programma si chiama TNT, allenamento neuroplastico, e utilizzeranno degli impianti neurali per boostare il cervello umano. Eccolo qui, programma TNT. Il programma di ricerca coordinato mira ad accelerare l'acquisizione di capacità cognitive in individui sani utilizzando la stimolazione dei nervi periferici. Capito di che cosa stiamo parlando? Nel marzo 2016, scrivono dal sito ufficiale, il DARPA ha annunciato il programma chiamato Targeted Neuroplasticity Training, uno sforzo per coinvolgere il sistema nervoso periferico del corpo per raggiungere qualcosa che è stato a lungo considerato dominio esclusivo del cervello, ossia la facilitazione dell'apprendimento. Capito? Il punto cruciale dell'ampio programma è identificare metodi di neurostimolazione ottimali e sicuri per attivare la plasticità sinaptica, un processo naturale nel cervello fondamentale per l'apprendimento che comporta il rafforzamento o l'indebolimento delle giunzioni tra i due neuroni. Capito? Questi ti creano e ti distruggono, se vogliono, capito? Se hanno il potere di potenziare il cervello umano, hanno anche il potere di annullarlo, anzi annullarlo è molto più semplice. Rafforzamento o indebolimento delle giunzioni tra due neuroni, quindi le applicazioni militari sono intuitive, no? Tutto questo è da mani nei capelli, signori, aiutatemi a dire da mani nei capelli. La fantascienza è realtà. Ecco i dettagli del primo video che ho realizzato. Ecco in modo pratico come verranno utilizzate e impiegate le nuove scoperte in ambito di neuroscienze e neurotecnologie. Questo video delinea e completa il primo che ho fatto e avrei piacere che fossero visti in successione, quindi se vi capita di consigliarli, consigliate prima quello che ho fatto sulla guerra cognitiva e poi questo, ok? Grazie.
La guerra cognitiva, signori, non è solo una parola di fantasia o un altro nome per la guerra dell'informazione. Attenzione, è una guerra totale per progettare e sviluppare nuove armi per danneggiare o manipolare il funzionamento del cervello umano. E quelli che ho esplorato oggi sono solo alcuni dei metodi e delle nuove scienze che permetteranno di farlo. Ora io mi chiedo, e tutti gli ambiti di questa ricerca che non sono ancora stati declassificati, cosa includono? Con questi 2 video, grazie anche a voi che mi consigliate e mi inviate materiale, ho portato a termine una ricerca davvero, ma davvero spaventosa, un ambito rivoluzionario delle scienze che purtroppo verranno usate a scopo bellico e impiegate nell'ambito della guerra del futuro. Cosa ci aspetta? In che misura è diventata reale la parola controllo mentale? E attenzione a questa domanda: quanto può diventare pericolosa l'ingegneria sociale se associata a determinate neurotecnologie? Fammelo sapere in un commento e mi raccomando, massima condivisione. È facile, copia il link del video di YouTube e condividilo ovunque sui tuoi social e invialo alle persone ignare e aiuta l'ignoranza, ok? Condividi questa roba con chiunque perché tutti ne dovrebbero essere consapevoli. Mi raccomando, se sei arrivato a questo punto del video, aiuta il mio lavoro di ricerca con un like. E come sempre, vi rimando al prossimo episodio. Adieu!